Quali sono le differenze tra i verbi potere, sapere e riuscire? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo della differenza tra tre verbi che possono sembrare molto simili in italiano, ma in realtà sono molto diversi. Questi verbi sono potere, sapere e riuscire. In particolare, le differenze tra potere e sapere sono molto grandi. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho recentemente lanciato un mio ebook sull'estate che si chiama Estate Italiana. In questo ebook potrai leggere 3 bellissime storie brevi sull'estate, ascoltare queste storie da 3 bellissime voci e fare tantissime attività ed esercizi. Alla fine troverai anche un maxi cruciverba per testare le tue conoscenze delle parole che hai imparato nell'ebook. Se vuoi scaricare il mio libro puoi farlo cliccando sul link in descrizione e andare sul mio sito. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi. Voglio iniziare subito con 3 frasi. Guarda attentamente. Non posso guidare la macchina. Non riesco a guidare la macchina. Non so guidare la macchina. Come si differenziano queste 3 frasi? Qual è la differenza in termini di significato? Beh, dobbiamo capire perché. Perché non possiamo guidare? Perché non riusciamo a guidare? Perché non sappiamo guidare? Allora iniziamo da alcuni esempi con potere. Per esempio, non posso guidare la macchina perché mia mamma non vuole. Perché mia mamma non vuole. Oppure non posso guidare la macchina perché non ho la macchina. Perché non ho la macchina. Non ce l'ho. Quindi, nel primo esempio, io non posso guidare la macchina perché mia mamma non vuole. Io probabilmente so come guidare la macchina, ho la patente, ho la macchina, ma non ho il permesso di mia madre. Nel secondo caso, invece, io non posso guidare perché non ho la macchina. Quindi, forse io so come farlo, forse ho il permesso di mia madre, ma non ho la macchina, quindi non posso fare niente, non posso guidare, non dipende da me. Questo per farti capire che in italiano usiamo il verbo potere quando l'abilità di fare o non fare qualcosa dipende dal permesso di un'altra persona oppure da una circostanza esterna. Quindi ricorda, usa il verbo potere quando parliamo della volontà di un'altra persona, del permesso di un'altra persona o di una circostanza esterna, qualcosa che non possiamo controllare. Ora guardiamo questi esempi con riuscire. Non riesco a guidare perché mi fa male il braccio o non riesco a guidare perché sono ubriaco, ho bevuto troppo. Quindi possiamo capire che usiamo il verbo riuscire quando l'abilità di fare o non fare qualcosa dipende da una condizione fisica, il braccio, o mentale, essere ubriaco. Io so guidare, ho una macchina, ma non riesco a farlo perché ci sono delle condizioni fisiche o mentali che me lo impediscono. Tante volte però possiamo usare sia il verbo potere che il verbo riuscire e anche se entrambi funzionano in una frase ci potrebbe essere una piccola differenza o anche grande differenza di significato. Per esempio, se io dico non riesco a guidare perché sono ubriaco, io normalmente so farlo, però questa volta ho bevuto troppo e magari mi gira la testa, sono stanco, non riesco a muovere bene le braccia e le gambe, quindi non sono nelle condizioni fisiche o mentali giuste per guidare, quindi non riesco a farlo.
Però potrei farlo, ma non lo faccio perché non riesco. Se invece dico non posso guidare perché sono ubriaco, io in questo caso sto dicendo che non posso farlo perché è contro la legge. Quindi io forse ho la capacità di guidare, ma non posso farlo per una circostanza esterna, la legge. È illegale guidare da ubriachi, quindi mi raccomando, bevete responsabilmente. E quindi per questo motivo non possiamo farlo, perché è contro la legge. Capite questa sottile differenza di significato? Le frasi sono pressoché simili, però c'è una sfumatura leggermente diversa dipendentemente dal verbo che utilizziamo. E ora finiamo con il verbo sapere. Guardiamo un esempio. Non so guidare perché non ho mai imparato. Non so guidare perché non ho mai imparato. In questo caso uso il verbo sapere perché sto parlando di una conoscenza, la conoscenza di un'abilità che non ho ancora imparato, guidare. Quindi ricorda che usiamo il verbo sapere per parlare di un'abilità che abbiamo imparato o che non abbiamo ancora imparato. Come vedete, questi verbi sono molto diversi e allora io adesso voglio dirti 3 frasi. Vediamo se hai capito bene. Dimmi quali di queste 3 frasi sono corrette. Ascolta attentamente. Non posso parlare bene l'italiano. Non riesco a parlare bene l'italiano. Non so parlare bene l'italiano. Quali di queste 3 frasi sono corrette secondo te? Beh, la prima è sicuramente sbagliata, almeno nella maggior parte dei casi, perché se tu dici non posso parlare bene l'italiano, significa che per una circostanza esterna non puoi farlo, oppure che c'è qualcuno che ti impedisce di parlare bene l'italiano. Quindi come se ci fosse una legge che ti dicesse no, non puoi parlare l'italiano qui. Capisci che nella maggior parte dei casi questa frase non funzionerebbe. È corretta, certo, però attenzione a come usarla. Non riesco a parlare bene l'italiano funziona invece, perché immagina, forse hai avuto una lunga giornata, hai mal di testa, sei molto stanco e quindi non hai la capacità mentale per parlare bene l'italiano. Allora, in questo caso, non riesco è perfetto. Invece, non so parlare bene l'italiano è super perfetta come frase. In questo caso noi diciamo che non sappiamo parlare bene l'italiano perché stiamo ancora imparando. Quindi parliamo di una conoscenza, un'abilità che stiamo ancora imparando. Benissimo, spero che adesso l'uso di potere, riuscire e sapere sia più chiaro. Ovviamente se hai delle domande fammi sapere qui sotto nei commenti e forse puoi provare a scrivere delle frasi con questi 3 verbi. Io cercherò di leggere tutti i commenti. Se questo video ti ha aiutato a capire questo argomento in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e non dimenticare anche di iscriverti al canale, così rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!